Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. In questo video, che sarà una passeggiata non tanto lunga, abbastanza breve, vi faccio vedere ancora qualche fioritura perché volevo ancora parlare un po' di rose, che sono piante che caratterizzano il giardino anche autunnale con le loro fioriture, perché alcune specie di fiori, di rose, arrivano a fiorire anche fino a dicembre. Non so se ho delle specie che sono in fiore fino a dicembre, sicuramente la Knockout farà ancora qualche fiorellino, però ho altri esemplari di rose, qualcuna trattata bene, qualcuna trattata un po' meno bene, perché magari me ne sono dimenticato quest'anno in cui sono stato fermo per un periodo. E comunque facciamoci un giretto per vedere ancora un po' di fiori, perché è importante in autunno portare sempre un po' di colore. Il colore sarà caratterizzato dal cambiamento più che altro delle foglie, perché l'autunno rappresenta appunto quella stagione che si colora di rosso, di giallo, insomma è tutto molto bello in autunno per quello che riguarda le colorazioni, e questo ci fa capire che pian piano il giardino entrerà in una sorta di riposo, si addormenterà per ripartire poi la primavera successiva con nuovi sviluppi, nuovi fiori e crescita ulteriore delle piante che abbiamo messo in giardino. Ci facciamo una passeggiatina, così vi faccio vedere qualche fiore, qualche fioritura delle mie rose, e ricordo sempre che un giardino senza almeno una pianta di rose è un giardino in cui manca un qualcosa, perché la rosa è un fiore spettacolare e ogni giardino dovrebbe avere almeno un esemplare, perché caratterizza proprio il giardino, secondo il mio parere, la rosa. Una pianta molto importante per dare sempre al giardino quel tocco un po' di classe, perché la rosa è un fiore veramente di classe, è un fiore stupendo, meraviglioso, profumato, e pianta trattata in un certo modo può anche dimostrarsi resistente anche alle malattie, e quindi ci può regalare sempre questo piacere di annusare questi profumi a volte molto spesso fruttati, che ricordano anche il tè, alcuni ricordano il miele, alcuni ricordano la mirra, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Piante meravigliose che vediamo insieme in questo video di Appuntamento in Giardino. Questa è una rosa di cui ignoro totalmente il nome, è stata acquistata ma penso almeno una decina di anni fa, se non 15 anni fa addirittura. Non ricordo il nome di questa rosa, è una rosa che in primavera ed estate mi regala sempre dei grandi grappoli di questi fiori rosa meravigliosi, che in autunno non hanno un granché di profumo, ma in primavera si presenta anche molto profumata. È una rosa cespugliosa, che l'ho posizionata qui, in questa zona dove è sempre stata una zona di sosta, in cui uno si ferma magari a guardare un po' il giardino. In primavera è uno spettacolo, non l'ho quasi mai fatta vedere nei miei video, infatti mi spiace, la prossima primavera voglio portarla magari con un video, se mi ricordo, dedicato a lei, perché è una rosa molto bella. Adesso qui è stata potata, visto il caldo eccessivo che l'aveva danneggiata, è stata potata un po' così alla buona, quindi ha bisogno poi di un intervento, quando perderà poi tutte le sue foglie, un buon intervento di potatura, o magari prima del suo risveglio primaverile, in modo da ridargli un po' di forma. Bellissima rosa, fa questi grandi grappoli di fiori rosa che non hanno questa forma. Questa forma nei suoi fiori viene data appunto dall'arrivo dell'autunno, perché li fa aperti, mentre in primavera forma dei piccoli mucchi di fiorellini rosa chiusi con una forma quasi classica, ed è veramente molto bella. Qui la vedete potata un po' in maniera grossolana, perché si era molto rovinata con l'arrivo del caldo, perché tende a patire molto il caldo, e quindi quando perderà poi le sue foglie e rimarrà spoglia, riuscirò a capire bene cosa dover tagliare per cercare di dargli un po' un aspetto un po' più ordinato. Una rosa che mi accompagna veramente da tantissimi anni qua in giardino, è sempre in fiore, almeno in primavera. In estate poi tende a patire un po' questo grande calore che purtroppo negli ultimi anni è sempre più forte, quindi questo può incidere sulle fioriture delle nostre rose in giardino. Questa invece, insieme a un'altra rosa che purtroppo è stata anche decespugliata, è stata trattata malissimo qua in giardino e poi si ammala tantissimo, e quindi a volte l'ho potata proprio a livello del terreno, perché ho detto la tolgo, e poi è ricresciuta facendo qualche fiorellino. Vediamo se il prossimo anno cercare di spostarla, magari può servire. Comunque questa è una rosa, rispetto all'altra che ha patito tantissimo, probabilmente insieme a una gialla che ho lassù è la rosa più
che ha più anni qua nel mio giardino. Questa è una rosa che è stata comprata quando io e Giorgio siamo venuti ad abitare a Famolasco, quindi avrà 18 anni questa pianta, 19, è quasi una ventina d'anni che noi abitiamo qui. Ed è una pianta che patisce tantissimo la malattia, è una pianta che si spoglia subito, appena arriva un po' di umidità atmosferica col calore prende la macchia nera, insomma è una rosa di difficile coltivazione, almeno in un clima come questo. Io qui a Famolasco sono sì in una collina, però all'interno di una conca, quindi quando in estate c'è questo caldo umido in questa conca si crea veramente questa atmosfera che a volte è quasi tropicale, e un clima caldo umido con una scarsa ventilazione può far sì che le rose si ammalino di macchia nera, di oidio, di un sacco di patogeni che ne rovinano l'aspetto. Lei è una rosa veramente molto ma molto vecchia, ha già la sua età, 20 anni. Solitamente le rose dopo un certo numero di anni magari possono presentare un po' una difficoltà nella crescita e quindi a volte vengono rimpiazzate. Io non l'ho mai rimpiazzata, fa questi fiori che sono rosso-aranciati e sono anche molto belli, soprattutto in primavera quando tira fuori questi nuovi fiori che sono fantastici. Però purtroppo è sempre rimasta qui, è stata invasa da questo cespuglio di iris che è stato successivamente invaso anche da delle erbe spontanee. Vedete che qui c'è una confusione incredibile, qui c'è da fare un bellissimo intervento in primavera con togliere tutto l'iris che è cresciuto qua intorno. Questi sono i classici iris che ho io in giardino con i fiori blu, e cercare di ridare a questa rosa un posto, magari spostandola, un posto che sia sano, proprio per evitare un'umidità eccessiva intorno a lei. Vedete che questo cespuglio di iris e di erbe selvatiche crea veramente una sorta di ambiente chiuso, e le rose vogliono un ambiente che sia leggermente ventilato, aperto, per poter far sì che non si ammalino poi nel corso delle stagioni. E quindi questa rosa qui la prossima primavera verrà spostata in una zona in cui anche lei potrà finalmente crescere dopo tantissimi anni che è stata dimenticata qui, non è stata poi alla fine neanche tanto curata, e quindi probabilmente ha bisogno di attenzione. Magari sono gli ultimi anni di vita di questa rosa, però diamogli una possibilità di poter crescere al meglio e dargli la possibilità appunto di potersi sviluppare finalmente come lei vuole, senza tanta trascuratezza come è stata questa di questi ultimi anni, soprattutto in cui ho curato sì il giardino, per alcune zone sono state dimenticate anche per una questione di tempo, e questo è un piccolo cespuglio che alla fine non è mai stato curato. Persino gli iris non fioriscono quasi più perché sono troppo ammucchiati insieme, si sono sovrapposti uno con l'altro. Insomma, qui è chiaramente una zona di giardino in cui fare in primavera poi un bel intervento di pulizia e dare modo a queste piante di potersi sviluppare poi al meglio. Questa è un'altra rosa, ed è una rosa di cui io ho dimenticato il nome. Anche lei una rosa comprata un bel po' di anni fa, coltivata sempre in vaso, come era una rosa rampicante. È stata sempre potata perché l'avevo messa in vaso vicino alla casa per evitare che si arrampicasse troppo. L'avevo potata sempre molto bassa, e questa rosa, potandole in questo modo, ha perso l'arrampicabilità, nel senso che non si è più sviluppata come rampicante, ma tende a svilupparsi ormai come cespuglio. Dopo anni in cui l'ho tenuta in vaso e non cresceva più bene, quest'anno ho deciso di metterla in giardino, l'ho messa in giardino in primavera. È una rosa, credo che sia una rosa botero, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di ricordare che nel cartellino c'era scritto rosa botero. Quello che la caratterizza magari non lo è, però io mi ricordo questa cosa. Questo nome riguardo una rosa rossa che io avevo coltivato, e dovrebbe essere questa. Per quello che riguarda il profumo, questa è una rosa molto particolare perché ha un profumo di vino rosso, mi ricorda molto il vino rosso, ed è una pianta che fa dei fiori bellissimi. Adesso qui la vedete un po' sfiorita, con dei fiori ormai che stanno andando, vedete che si staccano anche sui petali, qui c'è da fare un po' di pulizia. E anche una piccola potatura, perché adesso che è in terra non voglio più incidere molto con le potature, voglio cercare di lasciarla crescere un po' come vuole, e vediamo se riesce a recuperare un po' di arrampicabilità, perché sarebbe bella farla arrampicare qui su questo filo, aggiungendo magari qualche filo un po' più robusto e facendola un po' collegare con la rosa Graham Thomas che è qua dietro, che lei è veramente spettacolare, non ha bisogno di nessun tipo di trattamento, è resistentissima e continua sempre a fiorire. Sarebbe bello averlo vicino a queste due rose.
rosso e giallo, che sono due accostamenti che mi piacciono rispetto al rosa e il giallo, che proprio non sopporto molto nel giardino come accostamento. E niente, dai, vediamo come si svilupperà il prossimo anno. È il primo anno in giardino, lei se l'è fatto, piantata in terra, e quindi pian piano dovrebbe cercare di recuperare. Patisce un pochettino la macchia nera sulle foglie, però non è mai completamente spoglia in estate. Diciamo che è abbastanza resistente come pianta. In più qui è in una zona abbastanza aperta, quindi è ventilato, anche nei suoi rami è tutto molto libero, e questo appunto fa sì che le rose si ammalino un po' meno di queste malattie diciamo da caldo umido. All'inizio di quest'anno avevo già parlato della lavorazione di un roseto che ho realizzato. Adesso il primo anno naturalmente deve prendere un po' tutta la sua forma, le sue fioriture, e tra le piante che io ho inserito qui nel roseto c'è questa rosa, che è la André Lanotre, che a me piace veramente tantissimo perché ha un profumo meraviglioso. È una pianta rampicante che può arrivare anche 2,50 m più o meno di altezza. Io ho sistemato questi pali con questi fili per cercare di farla arrampicare. Lei si è sviluppata dalla parte opposta e quindi pian piano dovrò poi potarla, cercando di portare di nuovo i rami da quella parte lì, perché questa è la zona d'ingresso del roseto e in effetti lei si è sviluppata subito dove non doveva svilupparsi. Oppure ho anche pensato di inserire un arco in modo da adagiare i rami su un arco e farla crescere appunto ad arco, in modo da dare la possibilità di entrare senza passare vicino ai suoi rami, che presentano delle spine anche abbastanza robuste. È una rosa che si sviluppa con dei lunghi rami che portano poi nella sommità questi fiori di colore rosato, guardate che belli. Siamo in autunno e ancora questi fiori bellissimi, il profumo è veramente spettacolare. E quello che mi piace molto di questa rosa, André Lanotre, è che anche nelle ore serali i suoi fiori, che hanno questo rosa molto chiaro, soprattutto nella parte esterna dei petali, prende un po' la luce serale e si fa notare in giardino proprio per questo. Sembrano dei piccoli lampioncini luminosi in giardino poi quando arriva la sera, e questo mi piace tantissimo. Una rosa di buon sviluppo, l'ho già detto, arriva a 2,50 m circa di altezza. Questa è la varietà rampicante, o anche poi la varietà cespugliosa, che la vediamo dopo perché l'ho messa nel roseto qualche giorno fa, perché anche lei era stata piantata in vaso e alla fine ho visto che pativa molto. La coltivazione in vaso delle rose deve essere molto più seguita rispetto alla coltivazione in terra, perché in terra la pianta, anche se non ci dimentichiamo di concimarla, riesce a trovare comunque delle sostanze nutritive. Nel vaso invece una pianta, il concime glielo diamo noi, una volta che è esaurito all'interno del vaso la pianta non riesce più a trovare nulla e quindi rischia veramente di ammalarsi e di patire questa cosa. In natura, in terra invece è completamente diverso. Comunque, pianta di buon sviluppo, questo anche per lei è il primo anno di coltivazione in terra, il prossimo anno crescerà con dei nuovi fiori, con dei nuovi rami, e vediamo di dargli un portamento che sia meno di intralcio all'ingresso del roseto. Purtroppo oggi c'è una luce veramente bassa, quindi anche penso che la ripresa video sia un qualcosa di un po' oscuro, un po'... a proposito di oscuro, abbiamo la rosa qui in giardino, Jus d'Obscur, che è una rosa inglese, che patisce un po' l'umidità, soprattutto nei suoi fiori, perché sviluppa questi fiori a coppa che a me piacciono tantissimo, con un odore di tè al limone e miele. A me ricorda sempre questo profumo, tè al limone e miele. Vedete che il fiore non è ancora aperto, ma sta perdendo i suoi petali, perché in realtà ha già un bel po' di giorni, ma non è riuscito ad aprirsi, perché questa rosa, la Jus d'Obscur, patisce molto l'umidità sui fiori, che fanno sì che l'umidità fa sì che i fiori non riescano ad aprirsi totalmente, perché rimangono compattati e bagnati. Quindi il fiore rimane chiuso, fa il suo corso e poi perde i petali, sembra un fiore che deve ancora aprirsi, e invece è un fiore che ha già fatto la sua parte, e quindi alla fine, vedete, i suoi petali si perdono e il fiore non è riuscito completamente ad aprirsi. Quindi questa è una rosa che dà il meglio di sé in primavera, se non piove troppo, creando questi fiori a coppa che a me piacciono tantissimi. Nel corso dell'estate anche produce delle fioriture molto belle, e poi quando arriva comunque la pioggia, sia gli acquazzoni estivi che le piogge autunnali, tende a patire un pochettino sui fiori questo problema di umidità, di bagnatura.
È una pianta che patisce anche un pochettino la macchia nera, infatti tende a spogliarsi un pochettino d'estate, però è abbastanza resistente. Adesso qui è stata messa in giardino all'inizio di quest'anno e anche per lei è il nuovo anno, non è più in vaso, finalmente è in giardino, quindi quando noi mettiamo le piante in giardino da un vaso le trasferiamo in giardino, oppure acquistiamo delle piante in vivaio e le mettiamo in giardino, bisogna ricordarsi sempre che le piante riescono poi ad affrancarsi a partire dopo il primo o secondo anno di coltivazione, poi cominciano a dare il meglio di sé, e quindi da questa rosa io mi aspetto veramente delle fioriture bellissime a partire dal prossimo anno in avanti, quando l'apparato radicale sarà ben fermo nella terra, si sarà sviluppato come deve svilupparsi, e quindi una volta che l'apparato radicale si è sviluppato appunto come deve svilupparsi, la parte esterna dal terreno della pianta, foglie e rami cominceranno poi a dare il meglio, perché una cosa molto importante nelle piante è appunto l'apparato radicale, che deve essere in un substrato adatto che possa dare la possibilità alla pianta di nutrirsi di ciò che ha bisogno e di svilupparsi per bene, per dare modo alla pianta poi di svilupparsi veramente in una maniera meravigliosa. Questa è una Pierre de Ronsard rampicante, che anche lei coltivata in vaso per un bel po' di anni, si sviluppava un po' in altezza ma diventava ingombrante, poi ha smesso di svilupparsi e si è ammalata tantissimo, così ho detto la prendo e la metto in giardino. In giardino credo che abbia apprezzato molto perché ha cominciato a creare questi rami molto robusti e molto alti, solo che qua in questo roseto io non volevo, mi sono dimenticato che fosse una pianta di sviluppo abbastanza notevole, e quando era nel vaso non aveva il cartellino, quindi io l'ho scambiata per un'altra rosa che avevo, l'ho messa qui come rosa arbustiva, diciamo come cespuglietto, e invece poi mi sono ricordato, vedendo i suoi fiori poi in tarda primavera, che era la Pierre de Ronsard. E quindi questa è un'altra pianta che, come la André Lanotre, andrà controllata nel suo sviluppo, o tenendola un po' come cespuglio o lasciandola crescere libera, magari cercando di collegarla all'arco dell'André Lanotre, mamma mia che casino, per dargli modo di svilupparsi in altezza come vuole fare lei. C'è una varietà anche di rosa Pierre de Ronsard che è cespugliosa, se non sbaglio, che non cresce tanto in altezza, e quella sarebbe stata più adatta da mettere qui nel roseto. Comunque il prossimo anno io vedrò come va lo sviluppo di questa pianta, al limite potrei creare una struttura per cercare di contenerla. Vendono questa sorta di obelischi anche di ferro da mettere in giardino che sono molto belli. Vediamo che cosa succederà il prossimo anno con questa rosa, che non ha molto profumo. La Pierre de Ronsard non è una rosa molto venduta per il suo profumo, più che altro per la bellezza dei suoi fiori, perché sono rose bianchi di forma a coppa, molto ma molto affascinanti. Qua dietro invece c'è la rosa nautica, acquistata questa primavera, con dei fiori che sono di un lilla, un colore molto particolare, un lilla che va un po' sul viola, a volte ricorda leggermente un po' l'azzurrino. Fiori molto belli, adesso sono piccoli perché sono quelli là cresciuti adesso in autunno, quindi la pianta sta pian piano andando a riposo. In primavera crea dei mazzi di questi fiori con un colore molto molto particolare. Rosa nautica, ho notato che è una rosa resistente, non si ammala, non ha macchia nera sulle foglie ed è un arbusto veramente di dimensioni anche abbastanza contenute, quindi va bene in un roseto. Lì invece ho messo l'André Lanotre, coltivata per anni anche lei in vaso, l'ho sistemata qualche giorno fa qui in giardino perché è la forma cespugliosa, e quindi anche qui ci sarà un'altra rosa con questi fiori che a me piacciono più che altro quelli di colore appunto rosa, tra le piante di rosa. I fiori rosa mi piacciono tantissimo, i fiori rossi mi piacciono, però quelli di forma più che altro classica. E poi il giallo della Graham Thomas è quello che io adoro in assoluto. Quando sistemiamo un roseto, una cosa molto bella è quella di mettere insieme delle altre piante di tipo diverso. Questa è una gastache con dei fiori viola che sono veramente meravigliosi, che mi ricordano un pochettino i fiori della lavanda. Ed è bello mettere in contrasto con le rose fiori di colore appunto diverso per creare un po' di armonia di colori. Il viola con il colore bianco e rosa della Pierre de Ronsard ad esempio è molto, molto affascinante, molto bello, come è anche bello vedere questo viola accostato con i fiori di un crisantemo che si sviluppa sempre benissimo, è legato perché altrimenti tende a sdraiarsi perché è abbastanza alto, e guardate che nuvola di fiori
gialli bellissimi. Io adoro i crisantemi, piante che vengono solitamente considerate solo nel periodo di novembre qui in Italia, primo novembre. Sono piante che vengono utilizzate nel giorno dei santi, piante che si portano al cimitero, ma in realtà sono delle piante bellissime che in giardino regalano tanto colore in un periodo in cui pian piano il giardino tende a spegnersi. Quindi mettiamo dei crisantemi in giardino perché sono fiori bellissimi, in Italia considerati un po' come i fiori dei morti, ma in realtà nel resto del mondo, in alcune zone del mondo, sono proprio il fiore della vita, e in effetti quando arriva l'autunno la vita viene portata da questi grandi cespugli colorati con questi fiori molto ma molto belli, piante di facilissima coltivazione e che regalano del colore proprio in una stagione in cui pian piano il colore va via. E anche di buone dimensioni, guardate che cespuglio, foglie verde scuro in contrasto con questo giallo oro dei suoi fiori. Una pianta bellissima che amo particolarmente qui nel giardino. Io adoro i giardini in cui ci sono archi che portano le rose. Qui ho messo una rosa iceberg rampicante, sta creando veramente dei nuovi rami abbastanza sani, anche se vedo un po' di macchia nera, ma siamo in un periodo molto umido e anche finalmente un po' piovoso. L'ho fatta arrampicare su quest'arco, è partita benissimo, era molto piccola quando l'ho acquistata quest'anno ed è subito partito con uno sviluppo, è diventata alta più di 2 metri. Adesso è arrampicata così, la farò scendere ancora un pochettino da lì e poi altri rami che cresceranno saranno adagiati come questo su questa rete. Vicino ho messo una rosa iceberg invece arbustiva, perché ricordo, come avevo detto in qualche video precedente, questo è un angolo di giardino, l'ingresso, che volevo farlo in bianco. A me piace molto il bianco dei fiori in un giardino, quindi in primavera ci saranno poi, tarda primavera, le ortensie Annabelle che caratterizzeranno di bianco questo percorso di entrata nel giardino, e in più ci saranno i fiori bianchi della rosa iceberg che riempiranno questo arco che precedentemente era messo sistemato laggiù in giardino, e invece poi ho deciso di spostare qua come zona d'ingresso. In più in questo cancelletto che ho realizzato ho sistemato questi uccellini di ferro che sono veramente molto ma molto carini, con la targhetta un po' ironica con scritto Giardino Botanico di Giuseppe Giorgio. Le piante vedo che mi seguono un po' nelle mie idee, fanno un pochettino quello che gli dico, io le lascio anche andare un po' naturali, e un po' il tutto diventa un qualcosa di veramente appassionante e molto, molto bello. Avere un giardino è un qualcosa di meraviglioso, richiede tantissimo lavoro, effettivamente, però ripaga in tutto, perché noi sistemiamo qualcosa che poi si sviluppa e ci regala veramente quello che noi stiamo aspettando, e quindi sono obiettivi raggiunti che riempiono proprio il cuore. È un po' come quando facevo fotografia agli uccellini in giro per i boschi, magari rimanevo 4-5 ore fermo nel capanna aspettando qualche animale da fotografare, poi si presentava magari qualche specie di uccello o addirittura magari qualche capriolo eccetera, improvvisamente riuscivo a fare una foto e quella singola foto riempiva tutte le 4 ore di attesa con una soddisfazione incredibile. La stessa cosa succede in giardino, bisogna anche avere molta pazienza in giardino, i risultati arrivano a volte anche dopo 1-2 anni, ma se abbiamo costanza di coltivare per bene la nostra passione, questo risultato ci dà poi veramente la gioia e ripaga di tutte le attese che ci sono state. Tra l'altro non dimentichiamoci delle salvie ornamentali in giardino, perché regalano veramente dei bei cespugli con dei fiori bellissimi, e questo in contrasto con le rose crea veramente un'armonia bellissima di colore in giardino. Ciao a tutti, a presto, ciao ciao!